Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi sono a bordo di Evo 5, un'auto che ho già fatto la recensione, di cui questo video vuole essere la continuazione di quel video, come vi avevo promesso, e voglio portarvi nella vita reale come funziona quest'auto. Vorrei ringraziare sempre Adria Motori che mi ha dato quest'auto, che posso usarla per un po' di giorni, quindi posso trovare sia i pregi che i difetti di quest'auto. Vi farò vedere alcune cose che secondo me sono da migliorare e alcune cose che sono veramente eccezionali per quest'auto e per il prezzo di quest'auto. Bene, quindi cosa facciamo adesso? Adesso vi porto con me, come ogni mattina vado a lavorare, e vi porto con me, così ve la racconto un po' e vi faccio vedere anche come funziona e come va il motore e quanto silenziosa è. L'auto che mi hanno dato è un'auto nuova, quindi come mi ha consigliato il venditore Paolo in questo caso, mi ha detto prima di utilizzare il gas bisognerebbe fare 1000-2000 km e questo è raccomandato dalla casa madre, quindi io lo userò solamente a benzina. Per quanto riguarda i consumi reali, vi dico che ho sentito vari clienti, cioè vari proprietari, scusate, di quest'auto, e mi hanno detto che sono intorno ai 10-11 km con 1 litro di GPL, intorno ai 15 km con 1 litro di benzina. Poi per quanto riguarda invece, ci sono state alcune persone che mi hanno commentato: io con 40 euro di gas GPL faccio circa 650 km, quindi benissimo, abbiamo dei dati reali a livello Italia, quindi anche chi abita in montagna, chi abita in pianura eccetera. Fate un conto di 10-11 km con 1 litro di GPL. Sì, in GPL adesso siamo intorno ai 70 centesimi al litro. Bene, allora adesso partiamo e facciamo un giretto, vado a lavoro e così ve la racconto un attimino. Eccoci qua, quindi partiamo. Allora, prendiamo la nostra chiave, la inseriamo dentro, bisogna accesa. Allora adesso per partire si schiaccia la frizione prima e tutto quanto è normale. Per togliere il freno a mano, che è un freno a mano elettronico, che quindi ogni volta che noi blocchiamo l'auto lui va a innestarsi, devo premere il freno, premo il tastino del freno a mano e lui si disattiva e poi via. Allora, auto silenziosissima, questo è da dire, è un 4 cilindri 1500 turbo di circa quasi 130 cavalli. La useremo solo a benzina. Ho provato un attimo, un po' di chilometri a GPL e credetemi che la differenza è veramente minima, si va a perdere 7 cavalli. Si sono chiuse le porte e quello possiamo andare ad attivarlo noi quando vogliamo. Ecco, una cosa che ho notato subito è lo sterzo, che è veramente morbido e leggero, e questo l'ha notato anche alle persone che gli ho fatto vedere l'auto, mi hanno detto subito: wow, che sterzo leggero. Abbiamo la freccia, anche la freccia si sente molto bene. Non ci sono vibrazioni strane. Qui abbiamo un ponte, sto attraversando il ponte di dove abito, che è veramente un disastro, è pieno di buche, e comunque ammortizza molto molto bene. Adesso proviamo un attimo un'accelerata, anche se non possiamo superare i 3000 giri, però l'auto va tranquillamente. Sentite che va molto molto bene, fluida, quinta. Anche la marcia, le marce non sono molto cioè vicine, sono abbastanza lunghe come spaziosità, però niente di grave, insomma. Non è di sicuro un cambio sportivo, ma è un cambio che comunque vanno dentro molto bene. Un piccolo difetto che ho trovato è questo display, che è orientato verso il basso e non verso l'alto, come dovrebbe essere. Adesso sono in quinta, 1500 giri, 60 all'ora, accelero e comunque l'auto va tranquillamente, non ha problemi di ripresa, anzi spinge bene. Qui come vediamo abbiamo il nostro cruscottino, abbiamo anche i tasti riportati qua, quindi l'home andiamo a vedere direttamente qui. Per quanto riguarda l'aria condizionata o l'aria, possiamo utilizzare o questa plancia qui dove abbiamo tutti i tasti e tutto il menu,
oppure possiamo andare direttamente dal nostro touch, dipende uno come si trova. Io adesso vado ad alzare ad esempio la temperatura o la ventola, vedete che viene fuori tutta la grafica della nostra. Allora posso usare o questo o posso usare i tasti che ci sono qua, quindi qua posso alzare la ventola e qua posso alzare la temperatura. Un altro piccolo difetto è che qui non abbiamo i gradi della temperatura, abbiamo solamente temperatura bassa o alta, ma non abbiamo dei gradi che ci indicano a quanto è impostata la temperatura. Piccola pecca che magari miglioreranno con un aggiornamento. Poi abbiamo le impostazioni della radio, della musica, del telefono, Bluetooth, molto semplice da collegare, veramente velocissimo. Abbiamo, come vedete, un parabrezza molto grande, non sembra neanche di stare su un SUV, sembra più un monovolume, e questo l'ho detto anche nella recensione, sembra come spaziosità un monovolume più che un SUV. Abbiamo questo bel cofano davanti che ci fa vedere gli ingombri. In caso di retromarcia abbiamo per vedere dietro, abbiamo comunque la telecamera per la retromarcia e i sensori di parcheggio, quindi problemi zero. Per quanto riguarda la visibilità, qui è molto elevata, perché abbiamo un vetro e una superficie vetrata alta e il vetro non è inclinato, è molto dritto. Quindi secondo me da viaggiare, quest'auto è proprio da viaggiare. Io adesso vado a mettere la sesta, mi porto sui 90 all'ora per vedere a quanti giri gira il motore. Siamo a 90 all'ora, neanche 2000 giri, 2000 giri precisi, siamo a 90 all'ora. Poi faremo una prova in autostrada e vediamo come si comporta e a quanti giri siamo a 130 km/h. Allora qui abbiamo purtroppo ha piovuto e quindi sentirete dei frusci, che è l'acqua, ma per quanto riguarda il resto, per l'aria non si sente veramente nulla. Dopo da provare in autostrada com'è. Secondo me, torno a ripetere, è un'auto per viaggiare, non per correre, ma per viaggiare, che sono due cose completamente diverse. È spaziosissima anche per una famiglia, andate tranquilli. Il bagagliaio non è enorme, perché sono 370 litri, però di valigie ce ne stanno. Anche in curva la tenuta di strada è buona. Adesso abbiamo un asfalto bagnatissimo perché sta ancora piovendo, però non vedo nessun problema per tenuta. È morbida, che non è rigida, ma non è neanche che quando inizia ad ondolare continua ad ondolare. Fa un attimo, ammortizza un attimo il colpo e dopo continua dritta. Diciamo che è un'auto, io mi sto trovando benissimo e l'auto va bene. Ci sono alcuni difetti che adesso vi farò vedere, cioè neanche difetti, sono delle migliorie da portare in modo da renderla un'auto migliore. Ecco, non è che siano dei difetti veri e propri. Alcuni dettagli invece secondo me andrebbero migliorati. Ci sono delle piccolezze che magari fanno la differenza, ecco, perché come abbiamo fatto tutti quei bei materiali, la retroilluminazione, eccetera, mi chiedo come mai adesso vi faccio vedere, siamo di sera, guardate anche l'illuminazione dei fari, è veramente eccezionale, questo sì, questo è un pro veramente elevato, perché hanno dei fari potentissimi, anche le luci alte, guardate. Va bene, dopo sarebbe da misurare in corsa. Qui abbiamo tutto il nostro cruscotto illuminato, abbiamo il volante retroilluminati tutti i tastini, stessa cosa sulla console, vedete che è tutto illuminato perfettamente, ma nella portiera dove avremo bisogno di avere i tastini del nostro finestrini elettrici non sono retroilluminati. Adesso è perché c'è un po' di luce d'ambiente esterno, ma questi non sono illuminati. È veramente strana questa cosa, non riesco a capire come mai Evo non ha fatto la retroilluminazione sulle porte. E infatti guardate anche dal lato passeggero, niente. E adesso vado a salire dietro così vi faccio vedere un'altra cosa che sinceramente va migliorata. Mi ricordo anche che quando ho fatto la recensione della Evo 4, nella porta c'era una luce rossa che quando io apro la porta, così se arriva una macchina può vedere che ho la porta aperta. Qui non c'è.
Poi saliamo dietro, guardate, anche qui non è retroilluminato. E quindi, torno a ripetere, adesso c'è della luce ambiente, ma se siamo, prima ero in un parcheggio al buio, non si vedevano proprio niente, e poi dietro qui non abbiamo nessuna luce. Abbiamo solo la luce, quella frontale, però dietro non abbiamo nessuna luce, né sulle maniglie né sul tetto. E quindi chi siede dietro è lì al buio. Una piccola mancanza che secondo me farebbe la differenza. Questa è l'auto vista da dietro, come si vede. Vedete che non ci sono tasti che non sono retroilluminati, ma quelli secondo me più importanti, quelli che usi e devi stare lì a cercare dov'è il tasto per magari abbassare il finestrino. Anche la console qui, niente da dire, anzi. Però ci sono questi particolari e ecco, andiamo sulle porte dietro, tutto buio, non si vede niente. Peccato. Ora vi faccio vedere il faro posteriore, non so se riuscite a vederlo, questo bel rosso che c'ha, sembra quasi un materiale particolare, le frecce a LED, vedete come ci sono tutte lucine a LED, la targa anche quella retroilluminata, e qui sotto ci sono i retronebbia e la luce della retromarcia, sempre tutta a LED. Bene, invece per quanto riguarda la nostra bella plancetta dove possiamo modificare tutto quanto, secondo me, vabbè, non ha la DAB, ok, però è uno tra i pochi radio che io ho visto fino adesso che mi fa tornare indietro di un po' di anni, che non è un male questo, perché andare a selezionare la nostra stazione per frequenza, ok, è una cosa che secondo me, al posto di fare sempre la ricerca automatica, che a volte ci salta dalle stazioni che ci interessano, mentre in questo modo qua, vedete, posso andare sulla stazione giusta che voglio. Io mi ricordo che la radio che ascoltavo, Bella Monella 97, tacco, vado qua e me l'ascolto e va benissimo. Possiamo mettere anche la M, eccetera. Per tornare indietro, premo questi tasti qua vado su Home e torno alle mie impostazioni. Qui abbiamo il climatizzatore, anche questo al primo momento ho detto wow, è un po' difficile da usare, invece possiamo regolare qui la temperatura, ok? Da qui, oppure dei tastini qui sotto. Ecco, adesso abbassiamo un po'. Oppure la ventola, non faccio questo movimento qua, ma premo su e poi giù. I flussi d'aria si regolano da qua e qui viene fuori la grafica di come stanno funzionando, centrali, sopra e sotto, eccetera. Climatizzatore massimo, ma tutto quello che posso fare qua lo posso fare anche dai tasti che abbiamo qui sotto, che adesso vi faccio vedere un attimino. Eccoli qua. Questi sono tutti i tasti a climatizzazione che sono ripetuti qua, quindi posso usarlo o da qua o da qua. Un plauso per questa cosa, secondo me, per chi non è tanto smanettone che non vuole usare il touch, puoi usare sempre i tasti fisici. E qui promossa in questo caso. Poi andiamo a rivedere il menu. Abbiamo il telefono col Bluetooth, Android Auto, eccetera. Qui abbiamo i contatti, Bluetooth impostato, possiamo fare anche per l'impostazione veramente molto molto veloce. Telefono e qui torniamo alla nostra casetta, la nostra home. Impostazioni ne abbiamo finché vogliamo. Qui abbiamo il suono, vedete, potete andare a regolare le casse, l'audio, tutte quelle cose lì. Bluetooth, schermo, luminosità, possiamo aumentare la luminosità anche qui per regolarla, molto semplice. Ripristina l'impostazione, effetto fuori schermo, chiudi lo schermo, suoni, data e tempo, impostazioni, ripristina impostazioni, veicolo, luce di marcia diurna, segui mia casa, qui possiamo magari parcheggiamo su un parcheggio fuori dalla nostra casa, gli do un colpetto e per 30 secondi le luci mi accompagnano fino a casa. Ha anche l'antifurto, quindi blocco automatico a 20 km/h, se voglio che chiudano le porte qui posso regolarlo alla velocità che si vuole bloccare le porte, e in più abbiamo
e io purtroppo l'ho fatto suonare in sbaglio la prima volta, abbiamo comunque l'antifurto e l'immobilizer, quindi possiamo bloccare tranquillamente l'auto. Eccoci qua. Bene, io direi che di aver detto quello che si poteva vedere, che magari non si vede o non spiegano le concessionarie, magari perché è giorno, perché è notte. Ho voluto fare questo approfondimento qua, promossa, peccato per alcuni dettagli che sono da migliorare, ma per il resto, credetemi, tutto bene. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un super like, iscrivetevi al mio canale che è gratuito e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti, arrivederci.